sono nata a Palermo, quindi ho un rapporto con Palermo ormai molto forte. È una città che amo come il luogo dove, non solo perché è il luogo dove sono nata, perché è una città che ha una grande bellezza. Quindi invece trovare la novità che sia nello stesso tempo continuazione e innovazione. La memoria sì, perché non puoi dimenticare te stesso. Noi siamo la nostra memoria. Piccole esperienze, piccoli progetti che poi possono essere replicati e che possono influire sul benessere, sul modo di vivere della gente. Forse così, forse mia mamma lo capirebbe, penso in questo modo. No, ma soprattutto con un piccolo percorso che prevede il saluto a quel mare che da tanti secoli ci ha accolto come popolo siciliano, che ci ha cullato e che ha veramente una storia incredibile. Quindi lei ha mai sentito parlare di questo Museo Mare Memoria Viva? No, sinceramente no. C'è un museo del mare, Della memoria della del memoria mare. del mare. Però è un peccato che non si sponsorizza bene sta cosa. Dico, un mare si può andare a vedere? Certo, è aperto al pubblico ed è visto. pure gratuito. Ah, perfetto. Ah, pure gratuito. Sì. È un progetto di comunità che ha indagato attraverso metodologie partecipative e produzione audiovisiva e di materiali culturali il rapporto tra Palermo e il mare. Questo luogo invece è stato uno dei primi, questo hanno fatto nell'ecomuseo, uno dei primi progetti dove è stato, diciamo, importante il recupero del rapporto con il mare. Volevo fare qualcosa per questa zona. Però alcuni mi rispondevano, ma noi siamo associazioni che ci occupiamo di monumenti. E io dicevo, beh, ma il mare non lo possiamo considerare un bellissimo e meraviglioso monumento, anche se non l'ha fatto l'uomo, l'ha fatto il Padre Eterno, però come monumento non è mai. Abbiamo lavorato con una metodologia di mappatura di comunità, per circa 1 anno e mezzo abbiamo attraversato i quartieri marinari, le borgate e abbiamo incontrato diverse decine di persone che ci hanno raccontato pezzi della storia che oggi qui raccontiamo. La storia del rapporto tra Palermo e il mare non è una storia, diciamo, scontata, perché è anche la testimonianza fondamentale dei cambiamenti urbanistici e sociali che sono avvenuti in questa città dal dopoguerra fino a oggi. Ritornare qui ha un significato per me, ha avuto un significato perché volevo recuperare qualche cosa del passato, ma non per piangerci sopra, non con dei rimpianti, ma per cercare, per tentare di fare qualche cosa anche per questa zona che quando io ero bambina era bellissima, balneabile, con stabilimenti affollatissimi. E infatti qui ho portato al Museo del Mare varie foto dell'epoca. Questo rapporto con il mare che ancora negli anni 50 c'era, perché io venivo da bambina qua, venivano tutti i palermitani la domenica a mangiare in un ristorante che era famosissimo sulle Palafitte, che si chiamava Spanò. I bagni Virzì, i bagni Italia, una storia del genere. Sì, questo sì. E si facevano i bagni palermitani, era la zona balneare di Palermo. Da 3 anni abbiamo strutturato una offerta educativa abbastanza importante, quindi ci rivolgiamo molto alle scuole del territorio e che ogni anno appunto aumentano di numero perché il nostro museo si presta ad essere un museo molto accogliente sia perché è interattivo e quindi i bambini possono toccare, possono correre, è un posto grande, può accogliere un numero molto grande di bambini, ma anche perché racconta una storia che nessuno conosce. Siamo stati molto bene accolti da una ragazza, non ricordo il nome, dell'associazione Clark, che è l'associazione che gestisce l'Ecomuseo del Mare, che da un lato ci ha lasciato molto lo spazio di vivere quel posto con la mostra, le proiezioni delle interviste del documentario che ricorda chi anticamente viveva il nostro mare, i giardini con le leggende legate al mare, quindi da un lato abbiamo avuto il nostro spazio, nello stesso tempo lei è stata molto accogliente, molto disponibile per informazioni sia su come è nato il posto sia su che funzioni ha nella nostra città.
Manca il rapporto con il mare come uso del mare, perché ancora la balneazione non si può, cioè i palermitani vanno tutti verso Mondello, non vengono certo qua a farsi il bagno ancora. Il museo per me è un punto di rinascita. Io credo veramente in quello che faccio e credo in Mare Memoria Viva perché è fatto dalla volontà delle persone, cioè stiamo raggiungendo degli obiettivi altissimi per la motivazione che c'è, per il rispetto della nostra città, perché grazie a Mare Memoria Viva riusciamo a vedere delle bellezze che non si vedono più, abbiamo un rapporto costante con le nuove generazioni, è uno spazio accogliente in cui puoi invitare associazioni a fare le loro assemblee. Secondo me è un esperimento molto importante perché comunque riporta l'attenzione su un pezzo di città che era stato totalmente dimenticato e ignorato negli ultimi 30-40 anni. Quindi diciamo che, come dire, è un po' una battaglia quotidiana, però ha un valore molto forte. Chiaramente è una battaglia, come dire, combattuta al basso, quindi non ha, cioè è anche un processo lento, non è una cosa che dà dei risultati immediati nel giro di mesi o di... È difficile da capire perché non è un museo di oggetti. Le persone sono abituate a venire al museo e cercare oggetti. Noi invece gli offriamo ricordi, memorie. Perché comunque in questo momento è tutto un esperimento, per qualsiasi cosa mancano le procedure amministrative perché è tutto nuovo, è una cosa mai fatta prima e quindi è tutto da costruire. Il museo per potenziarsi rispetto a quelli che sono poi i miei coetanei o comunque i 20-30, i giovani propriamente detti, innanzitutto dovrebbe essere più accessibile, avere per esempio una pista ciclabile forte che non cozzi con un ponte sul Loreto piccolino e pericoloso, diciamocelo pure, e un contatto diretto con la possibilità di vedere il mare, perché è un ecomuseo del mare che effettivamente guarda il mare da lontano ma poi non lo tocca. Piano piano stiamo forse riuscendo a ritrovare questo mondo perduto, era perduto, piano piano lo stiamo riportando alla luce. La zona, diciamo, sta cambiando, ancora non è che è cambiata, ancora è cambiata questo luogo qua, perché qua c'era un degrado assoluto. Secondo me il forte valore simbolico è anche poi il reale, che riporta l'attenzione su un pezzo di città che praticamente era uscito dall'immaginario dei palermitani e che invece un tempo era assolutamente centrale. Io credo in Mare Memoria Viva perché è veramente un lavoro dal basso.